Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial veramente carino e divertente. Useremo dei ritagli di stoffa, in realtà pochi, un pezzo solo e a forma di cerchio, diciamo. Lo potete fare con varie fantasie. E con questo cerchio noi realizzeremo questa gallinella di Pasqua, che io trovo veramente carina, carina, carina. Questa è molto piccola, oggi noi faremo invece una versione media, quindi anche il cartamodello che troverete giù in basso nell'info box da scaricare lo troverete appunto per una gallinella media, quindi per gallinelle più piccole o più grandi dovrete ingrandire o rimpicciolire il PDF. Poi io ho aggiunto delle decorazioni con la raffia, ma queste sono assolutamente diciamo personali, quindi voi potete decorarla come meglio credete. Vi faccio vedere un po' i materiali. Allora, questa è una parte del cartamodello, eccolo qui il cartamodello che vi darò praticamente, poi troverete anche la foto e tutto quanto. Io ho utilizzato un coperchio, un banalissimo coperchio del diametro di 22 cm mi sembra su questa, però il cartamodello è per un diametro di 24 cm, quindi ho rimpicciolito diciamo un pochino tutti questi pezzettini di feltro. Infatti dovrete utilizzare anche il feltro. Io ho delle striscioline di feltro che appunto mi erano avanzate, quindi è tutto recupero oggi, nel senso che stoffa, pezzetti di stoffa che vi avanzano, pezzi di feltro e così via. Allora, qui come potete vedere avremo i due bargigli, il becco, le ali e la cresta, e quindi avremo due di questi rossi che saranno appunto questa parte qui poi avremo il becco che va piegato, eccolo qua, che va piegato, e avremo il becco. Poi queste due bianche, questi due cuori bianchi sono praticamente le ali che vanno attaccate sul lato, e poi avremo la cresta. Ovviamente vedete che c'è una differenza sostanziale tra questa crestina e questa più grande, quindi dovete appunto cercare con le forbici di adeguarla al tipo di gallinella che farete. Insomma, io qui ho utilizzato gli occhi, li ho fatti io in feltro con due pezzi di feltro bianco e due pezzetti di feltro nero, ma è un lavoro veramente certosino, quindi io vi consiglio di utilizzare, se riesco a prenderli, io vi consiglio di utilizzare gli occhietti, questi qui che si trovano anche in merceria, quelli diciamo da attaccare, insomma, che sono carinissimi uguali. Infatti la gallinella che faremo adesso sarà proprio con questi occhietti qui. Bene, penso di avervi detto tutto, quindi diciamo non ci resta che metterci al lavoro, ma prima vi voglio ricordare sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite, e poi vi chiedo di condividere il video se vi è piaciuto e di lasciare un commento per farmi sapere che cosa ne pensate. Quindi ecco un'altra cosa importante: la cresta, ovviamente cambiando colore, facendola bianca, potete utilizzarla anche per la coda. Io in questo caso non l'ho messa, ma potete farlo, solo che non va utilizzata così, diciamo, ma va utilizzata piegando così, ecco qua, piegandola così e inserendola qui dietro, quindi verrà un lavoro diciamo tridimensionale. Adesso vediamo, perché anche nel video se la faccio, ecco qua, vedete, viene un lavoro tridimensionale, quindi è veramente un progettino carinissimo. Quindi ricordatevi che la cresta, questa parte qui, la cresta può essere utilizzata anche come coda, ovviamente cambiando colore. Bene, non ci resta che metterci al lavoro.
Bene, questo tutorial è terminato. Queste sono le mie gallinelle. Come potete vedere abbiamo aggiunto anche la coda con la stessa forma della cresta, l'abbiamo fatta invece che rossa ma bianca. E diciamo che queste qui sono più grandi perché il disco di stoffa era di 22 cm, quindi finite vengono alte 8, mentre questa qui era un disco di 20 cm e terminata viene 6. E sulla base appunto di quanto grande è potete anche creare dei segnaposto per il pranzo di Pasqua veramente d'effetto e simpaticissimi, perché sono veramente simpaticissimi. Qui ho anche fatto gli occhietti in maniera diversa, nel senso questi sono più piccoli e questi sono più grandi, proprio per darvi l'idea del cambiamento di espressione che ci può essere usando misure diverse per quanto riguarda gli occhietti. Ovviamente voi potete sceglierli come meglio credete o potete farli anche come ho fatto io qui con il feltro bianco e nero, ma qui veramente per tagliare piccolo piccolo ci vuole, quindi insomma. Io ho utilizzato questi 3 tessuti, sono 3 cotoni, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di ritaglio di stoffa abbiate. Ricordatevi sempre che con un disco di stoffa vengono 2 gallinelle, quindi è anche molto semplice da fare, veramente è semplicissimo, giusto per la colla a caldo, perché sennò potreste farlo anche tranquillamente con i bambini, ma insomma fatevi aiutare perché di cucitura c'è soltanto una cucitura, quindi è veramente semplicissimo come progetto, adattissimo anche alle principianti. Detto ciò, io vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite, e se volete lasciare un commento per farmi sapere se vi è piaciuto il video e se i passaggi sono stati chiari, ne sarò felice. Non dimenticate poi di condividere questo video. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo tutorial creativo. Ciao!